Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. In questo tutorial vedremo insieme la quarta lezione di maglia. Il tema della lezione sarà la lavorazione raglan con un top down, con i ferri circolari. Io ho già avviato il collo perché lo abbiamo già visto, quindi in questa lezione vi farò vedere come fare la lavorazione raglan vera e propria, quindi come fare la suddivisione delle maglie e poi come gestire anche la sospensione delle maglie delle maniche. Allora, io sono partita da 72 maglie sul ferro e ho fatto una lavorazione coste 2 a 2. Adesso sono arrivata a 10 giri che mi sembrano sufficienti per fare la parte del collo. Questo naturalmente è un maglioncino per bambini, non è un maglione da adulto. E adesso devo iniziare a fare la mia lavorazione raglan. Allora, io ho 72 maglie sul ferro. Come faccio a determinare il numero delle maglie da diciamo adibire a maniche a quelle del davanti e dietro? Io divido il lavoro in tre. In questo caso abbiamo 24, 24, 24. 24 e 24 saranno il davanti e dietro. L'altro 24 io lo divido in due e quindi fa 12. Questo marcapunti però mi segna la parte centrale posteriore del lavoro, quindi io adesso devo lavorare la metà di 24 maglie, ovvero 12, e le lavoro a dritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Qua metto un marcapunti. Adesso lavoro 12 maglie che sono una manica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e metto un altro marcapunti. Questa è la manica. Adesso devo lavorare 24 maglie perché questa è la parte anteriore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e metto un altro marcapunti, lo metto qui. Adesso devo lavorare l'altra manica, quindi lavoro 12 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Metto l'altro marcapunti così e mi restano 2, 4, 6, 8, 10, 12 maglie che sono l'altra parte del posteriore. Ok, quindi arrivo al mio marcapunti e ho finito il giro. Questo a me il marcapunti giallo mi segna sempre la parte centrale posteriore. Adesso entriamo nel vivo di come si fa il raglan. Ops, ho perso il marcapunti. Lo rimettiamo. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Quindi prima dell'ultima maglia vicino al marcapunti io faccio un gettato e poi lavoro la maglia successiva. Passo il marcapunti, lavoro la prima maglia, tra la prima e la seconda faccio un gettato e lavoro la maglia successiva, gettato semplice. Adesso lo vediamo più lentamente. Lavoro fino alla penultima maglia dal marcapunti, gettato, quindi gettato significa che passo il filo sul ferro senza altri accorgimenti e lavoro la maglia successiva. E così ho fatto l'aumento nella manica. Adesso lavoro la maglia successiva dopo il marcapunti e poi faccio un gettato. Adesso ho visto che ho perso un marcapunti, quindi qua devo contare bene: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. La riprova è che qua dovrei avere 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. E qui 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13, giusto? Quindi adesso faccio il gettato, lavoro la maglia e rimetto il marcapunti, magari stavolta chiuso così non lo perdo più. Ecco qua, così. E vado avanti, lavoro la maglia successiva, gettato e lavoro fino alla penultima maglia. Così, così, gettato, ultima maglia, passo il marcapunti, prima maglia dopo il marcapunti, gettato e vado avanti. Vi ricordate, al marcapunti giallo io ho finito il giro e quindi dobbiamo ricominciare. Questo giro è senza aumenti perché noi dobbiamo alternarli, un giro con gli aumenti e un giro senza. Questo giro è senza aumenti. Mi raccomando, state attenti, non fate gli aumenti qua vicino al marcapunti della parte centrale, per cui il consiglio che vi do se state iniziando è: usate 4 marcapunti dello stesso colore per segnare i punti dove dovete fare gli aumenti del raglan e uno di diverso colore per segnare il centro del lavoro. Io ho voluto giocare di fantasia, ma in realtà il consiglio che vi ho dato sarebbe utile pure per me, perché ogni tanto mi è capitato di fare gli aumenti dove non dovevo farli, ahimè, e di dover scucire tutto. Allora, adesso ci troviamo al gettato, vedete? Questo è il gettato. Lo lavoro in ritorto, quindi entro sulla parte posteriore con il ferro di destra e lo lavoro così. In questo modo non restano buchini. Se volete che invece rimanga il buchino, non avete che da lavorarlo in maniera normale. Io non voglio, perché questo è un maglioncino maschile. Lavoro la maglia successiva, ho il gettato, entro sempre con il ferro di destra nella parte posteriore e faccio la mia maglia e lavoro così per tutto il giro. Ne vediamo ancora un altro paio di passaggi insieme, poi ci vediamo per il prossimo giro di aumenti, così vi faccio vedere la logica. Vedete? Gettato, entro sulla parte posteriore, filo sul ferro e sfilo il punto.
lavoro il punto successivo, sposto il marcapunti, lavoro il punto successivo, lavoro a ritorto la gettata, il gettato, scusate, la gittata. Ecco qua. Allora adesso proseguo e ci vediamo al prossimo giro di aumenti, perché tanto è sempre uguale il lavoro. Allora, sono andata avanti e ho ricominciato il giro con gli aumenti, giusto per farvi vedere, insomma, per essere già a buon punto e farvi vedere poi come gestire il secondo giro di aumenti. Non è ancora, come dire, percepibile qua cosa succede a livello di raglan, a livello di lavorazione, però andando avanti lo vedremo meglio. Allora, io ho iniziato il secondo giro e ho fatto esattamente la stessa cosa che ho fatto nel primo giro di aumenti. Adesso pian piano arriviamo qua nella parte anteriore, alla fine della parte anteriore, ecco qua, siamo quasi alla fine della parte anteriore e semplicemente, come abbiamo fatto nel primo giro di aumenti, lavoriamo fino alla penultima maglia, facciamo un gettato e poi lavoriamo la maglia successiva. Facciamo il gettato e lavoriamo la maglia successiva. Spostiamo il marcapunti, lavoriamo la maglia subito dopo il marcapunti, gettato e proseguiamo la lavorazione. Adesso siamo quasi arrivati alla fine del giro. Man mano vedrete che i punti aumentano sui ferri, naturalmente, man mano andiamo avanti aumenteranno i punti sui ferri e quindi che cosa dobbiamo fare? Cosa buona e giusta, cambiare il cavetto, quindi o sostituire il cavetto se avete i ferri intercambiabili, oppure prendere i ferri della stessa misura con un cavetto più lungo. Ecco qua. Questo, attenzione, questo aumento è soltanto una delle modalità, nel senso che noi possiamo utilizzare anche altri tipi di aumenti, per esempio la lavorazione di un punto in dritto e rovescio nello stesso punto, quindi senza lasciar cadere la maglia. Questa è una lavorazione che a me piace molto, questa del gettato lavorato lavorato ritorto, perché non lascia nessun segno e quindi è molto adatto secondo me per i maglioncini maschili. Invece questo stesso gettato lavorato a dritto normale è adatto più per un maglioncino femminile, perché crea tutta una serie di buchini decorativi che possono essere anche carini da vedere. Vedete, nel frattempo io sono arrivata ancora alla metà posteriore del mio maglioncino e sto per iniziare il giro senza aumenti, quindi lavorando semplicemente a ritorto il mio gettato. Eccolo qua, vedete? Lavoriamo a ritorto, lavoriamo l'ultima maglia, spostiamo il segnapunti e lavoriamo la prima maglia. Abbiamo ancora un gettato che lavoreremo a ritorto e così proseguiamo. Alterneremo sempre un giro di aumenti a un giro senza aumenti. Ve ne accorgete subito dove siete arrivate. Io vi consiglio comunque, specie se siete alle prime armi, di finire sempre con il giro senza aumenti, in modo che sapete che il giro successivo dovete farlo sempre con gli aumenti. Se questa cosa non dovesse essere possibile, ve ne accorgete, perché a un certo punto, guardate qua, io lavoro questo, si vede che è un punto, lavoro questo, si vede che è un punto, vedete qua è libero, quindi si vede che c'è il gettato che io devo andare a lavorare a ritorto nel mio caso. Nel vostro caso potete anche lavorarlo normalmente. Come faccio a determinare la misura? Beh, il vantaggio di questa lavorazione top down è che il maglione si può provare. Potete provarlo oppure misurarlo con un capo che avete già realizzato. Nel momento in cui la misura delle spalle corrisponde, sapete che siete arrivati più o meno al punto in cui dovete lasciare in sospeso le maniche per fare poi il corpo del maglioncino, ma questo lo vediamo poi più avanti. Io intanto continuo la lavorazione e ci vediamo quando sarò arrivata a un buon punto, anche per farvi vedere come funziona diciamo che effetto fa poi la lavorazione in raglan
sul maglioncino. Ci vediamo dopo. Ed eccoci arrivati a un buon punto, diciamo. Non ho ancora finito di fare tutti i giri, ma vi volevo fare vedere com'è la lavorazione del raglan. Vedete questi 4 quadranti? Noi abbiamo 2 quadranti più piccoli che costituiscono le maniche e 2 quadranti più grandi che costituiscono il davanti e il dietro. Cosa succede? Che noi abbiamo messo il doppio dei punti sul davanti e sul dietro e meno sulle maniche, quindi le maniche in proporzione cresceranno meno rispetto al davanti e al dietro, e questo ci consentirà anche di diciamo il numero dei punti che mettiamo per la lavorazione delle maniche ci consentirà di scegliere se le vogliamo più larghe o se le vogliamo più aderenti. Vi dicevo che dunque la lavorazione va avanti così. La misura che dovete prendere come riferimento per questa parte qua è quella delle spalle, perché anche se stiamo lavorando, diciamo, sulla parte tra virgolette del corpo del maglione, teniamo conto che abbiamo già incorporato anche le maniche, che poi andremo a lavorare ad allungare successivamente quando avremo finito di fare il corpo. Quindi questa parte qua deve essere pari alla larghezza delle spalle. Poi quando metteremo in sospeso le maglie per le maniche dovremo lavorare solo sulla parte del corpo, e sulla parte del corpo dovremo tenere conto della circonferenza del nostro petto. Quindi la circonferenza del petto sarà necessaria poi per calcolare questa larghezza. Come vi dicevo, il vantaggio di questo tipo di lavorazione è il fatto che potete provarlo man mano che lo fate. Potete provarlo su voi stesso, potete provarlo sul, tra virgolette, modello a cui è destinato, o potete provarlo direttamente su uno dei maglioncini che avete a disposizione della persona a cui è destinato o per voi. E quindi è un sistema molto comodo anche per determinare le taglie, cioè non vi dà la necessità all'inizio di avere un numero di punti definito, ma vi consente di aggiustare il modello man mano che lo lavorate. L'unica misura che dovete avere come riferimento è naturalmente il collo, perché il collo ci deve passare. Potete scegliere se farlo più aderente, se farlo più a girocollo, se farlo più largo o anche a V, ma per la V lo vedremo successivamente come si lavora. Si può lavorare sempre in top down, sempre con questo tipo di sistema, sempre con il raglan fatto in questo modo, però con degli accorgimenti lievemente diversi. Per quanto riguarda invece adesso la messa in testa delle maniche e la lavorazione del corpo, faremo una lezione a parte, in modo che voi abbiate la possibilità di avere come riferimento, man mano lavorate il vostro capo, il punto in cui avete la necessità di avere un'informazione ulteriore, quindi una sorta di aiuto online mentre state lavorando. Io spero che questa lezione sia stata chiara. Come vedete non vi ho dato né il numero dei ferri né la tipologia di lana, perché sostanzialmente il campione è importante solo per prendere questa misura qui. Poi potete lavorare con qualsiasi lana, con qualsiasi numero dei ferri e con qualsiasi cotone, anche perché chiaramente andando incontro all'estate, anziché lavorare la lana come sto facendo io, possiamo anche pensare di fare un maglioncino in cotone. Ricordatevi sempre i marcapunti, ricordatevi sempre che il marcapunto centrale vi delinea quella che è la fine e l'inizio del giro successivo, e mi raccomando, state attenti quando fate gli aumenti, evitate di farli qua. Ve lo dico perché è capitato anche a me, magari ero distratta, stavo pensando a qualcos'altro, e quindi mi è capitato di fare gli aumenti anche dove non avrei dovuto, e quindi vi dico, state attenti a queste piccole cose, e poi per il resto vedrete che è una lavorazione semplice, semplicissima, di grandissima soddisfazione, e soprattutto una volta che ci avrete preso la mano anche veramente veloce. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, seguitemi per le prossime lezioni e ci vediamo prossimamente per le lezioni di maglia. Grazie e alla prossima!